Buonasera a tutti, buonasera. Ciao Heisenberg, ciao Manu e bentrovati in questo quinto episodio di Sons of Liberty. Finalmente si può andare avanti, perché dopo l'ultima volta, ne sono successe di cose l'ultima volta, vero? Vero? Abbiamo affrontato Solidus sull'Harrier. Finalmente il mistero di Plinskin, ciao Musk, è stato svelato. Plinskin è Solid Snake, aiutato con tanto di Otacon. E diciamo che siamo arrivati in un punto di Metal Gear Solid 2 cruciale. Un punto dove quello che stiamo facendo a Raiden è molto strano. E l'ultima chiamata codec tra Raiden e il colonnello Campbell ha fatto uscire fuori le balotas da Raiden, perché la chiamata è finita con il colonnello che dice a Raiden: attieniti alla simulazione, devi salvare il presidente, fai questo, in maniera molto schematica, quasi robotica. E Raiden giustamente non è come Snake, non è il soldato yes sir e va avanti, no, cioè Raiden ha alzato la voce e ha detto: qua la gente muore, qua sanguiniamo, qua muoriamo, we bleed, we die. Cioè Raiden si sta veramente cacando sotto. E soprattutto Solidus è saltato fuori come terzo fratello e si faceva spacciare per Solid Snake. Solidus è molto di più che quello che sembra, non è da sottovalutare Solidus. E quando ha visto Raiden ha detto: dove l'ho già visto? Non so se vi ricordate. E lo ha chiamato messaggero dei Patriots. E ripartiamo da qui, da questo mistero che il gioco comunque ci sta mettendo davanti, ma dovete prestare attenzione adesso che inizieremo a giocare, come da un momento così serio, così topico, così importante per la storia del gioco si passi a una fase di gameplay bella ma molto come dire, grottesca in alcuni punti. E adesso vi faccio vedere perché rallenta, cioè c'è qualcosa di strano in questo gameplay dopo questa boss fight che abbiamo fatto, ovviamente. E quindi vedrete. Mi sono fermato un attimo perché stavo leggendo un messaggio di Manu che vabbè, lasciamo perdere, quello di turbolenza, e stavo cercando di trovare le parole giuste. Quindi se mi blocco è perché tante volte cerco di trovare le parole giuste per non rivelare troppo, ma farvi capire. È tutto troppo, comunque. Quello che sta succedendo e che succederà sarà tanta roba. E quindi se siete un attimo oberati di informazioni è normale, le risposte arriveranno, se riesco ve ne do qualcuna anch'io, ma non abbiate paura. Per non mandarci a fanculo. Vabbè, Heisenberg, quello già lo pensate, cioè non c'è neanche bisogno che io ve lo dica, già capite. Solidus mi sembra un po' matto. No, matto no. Solidus fa quello che vuole fare. Dai, cominciamo. Allora, fatemi abbassare questo qui. Il gioco ti manda in overthinking. Sì, quello che vuole
quello che vuole Kojima. Eccoci qua. Questo è quello che rimane. Sì, stavo muovendo la levetta destra per muovere la telecamera, ma non sono su Final Fantasy. Allora, questo è quello che è rimasto dal combattimento con l'Harrier. E come... Ecco. Capisci la cosa grottesca? Dopo un momento del genere, metterti davanti a questo livello quasi platform dove possono succedere queste cose ti fa ridere, perché ti fa passare il povero Raiden effettivamente come un pirla. L'ho fatta apposta, sono morta apposta, perché avrei potuto fare così per provare ad andare dall'altra parte, che ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Quindi si può andare dall'altra parte, ma la maggior parte delle persone qui muore. Non volevo farlo, è uscito. L'expertise, come si suol dire, no? Che suona? Cos'è che suona? Oh, è vero. Meno male che ho fatto questa cosa. Meno male che ho fatto questa cosa. Usa lo spray refrigerante per spegnere il fuoco. Questo telefono ce lo ha dato il cyborg. Ce l'ha dato il cyborg. Ce l'ha dato Olga. Per darci queste informazioni che in teoria non devono essere intercettate. Quindi usiamo lo spray che abbiamo utilizzato per le bombe per spegnere il fuoco. E abbiamo preso il silenziatore della K, cosa che prima mi serviva per immedesimarmi di più nei soldati. Ora, un'altra cosa grottesca è... Adesso sono andato un po' troppo piano. È il cadere dal tubo. Community di Dragon Ball uguale community di Metal Gear sulla seconda saga. La community di Dragon Ball uguale Goku serio al più. E non Goku stupido. La community di Metal Gear all'epoca non voleva Raiden, cagasotto, ma non Stank. Esatto! Esatto, all'epoca c'era questa grandissima lotta tra i fan che si sono trovati un Raiden preso tantissimo per il culo, ma Raiden non è un soldatuccio, non è un soldatino. Raiden è un soldato vero e proprio, addestratissimo, preparato, ma messo in un contesto del genere chiunque reagirebbe a modo suo, nel suo stesso modo. Chiunque. E la gente non era abituata per niente, per niente. Ah, non posso più andare. Vabbè, dai, chi se ne frega del coso. Però sono contento di avervi fatto vedere il salto che si può fare. Oh, oh. Non so di quale parte stai parlando, Mazzo. Sì, più o meno sì, mano. È come dire che Eren è quello che è. Ah, arriverà quel gioco lì. Arriverà. Ok, we bleed, we die. Quindi we bleed, we die. Bravo, Raiden. Così si fa. Ora la priorità è il presidente, esatto.
Anzi. No. The enemy has already entered the nuclear launch code. Secure the president before they can confirm and finalize the code input. The president is on the first floor of Shell 2's core. Vediamo se ci risponde Snake. Raiden, you cover the president. Make contact with him before the confirmation of the nuclear launch code. We're going to start repairs on the Kamov. That should keep our hands full for a while. I did a round of Shell 2 during bomb disposal. Let me know if you have any questions. Guarda quel gabbiano che sta andando così. Come sta volando. Allora, qua. Guarda dove. Sorridi. No, se n'è andato. Qua si può giocare tantissimo, si può prendere per il culo le guardie che sono stra allerta dopo quello che è successo, Vediamo se... No. Vabbè, passerà. Dai. Già. Dura la vita. Se ne dovrebbe essere... Ah? Che è successo? Ai! Sparato nel culo proprio. Oh 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 oh. Giuseppe. Povero gabbiano. Ok. Adesso vi faccio vedere quest'altra chicca. Ricordatevi il momento che abbiamo superato l'altra volta. Raiden, hai chiamato una doccia? Guardate le gocce sulla telecamera. Chiamiamo Rose, vediamo se ci dice qualcosa. Jack, do you need to save? No, non devo salvare, non vedi cosa sta succedendo? See ya. Come ci vediamo? Che senso? In che senso? Colonnello, mi stanno pisciando addosso. Raiden, my sympathies. Sneaking missions are called wet works for a reason after all. D'altronde. About it, Jack. It's okay. Rose? Preso per il culo As long palese. as you take a shower the second you get back. D'altronde. Do we have a deal? D'altronde, Raiden. Sono le missioni di infiltrazione. D'altronde, tocca. È il rischio del mestiere. Qualcuno lo deve fare. Come ti ho detto l'altra volta, per me sì, c'è Raiden che è il messaggero, per me c'è anche un messia. No, non è così elevata la cosa. Vabbè, comunque. Sì, c'è qualcuno. Magari la smetti, Did you hear something? I'm going to go. No, non la farai. No, non la fai. Go in my pants. Nobody's looking, right? No, Oh, Ok. Sì, è un idrante umano quell'uomo. Finisce più.
volendo... No, non possiamo farlo fuori da qua. Ha finito comunque, l'ha fatta tutta. Qua è rotta. Qua non si va. Quindi è il momento di andare finalmente nel cuore dello Shell 2. E guarda caso, la capriola di Raiden qua è utilissima. No, è proprio la skill che ha lui. La fa sempre di default, non si può fare altro. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. We will not change the plan because of your personal feelings. Then screw your plan. I've been waiting for this day for 2 years, and I will send him to the bottom of the ocean, right next to my old man. The launch comes first. Damn it. Where's Ocelot? La figlia di Gorlukovic, maschera. Don't trust him. Don't talk Comandante russo che abbiamo visto nel tanker. He's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, we'll talk later. We need to get started on the final checks for the unit. All right. I'm headed back there. Evviva, evviva. The upper connecting bridge to Shell 1 is down. What about the chopper? The cam-off is out of action. Take the oil fence from strut L. I'll Sta un tell my attimo men to start ferma, pulling magari. out. Not yet. Their retrieval comes last. The intruder's still at large. Snake. What about the other man? He's got luck on his side, certainly. He survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep the president alive until then. I know. No one gets in here. No, no, questo qua è il microfono direzionale. Stiamo origliando. No, non è Ocelot. High voltage currents on. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for Yes. bare hands. All right. Come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. We start living for ourselves after this. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. Gladly. Gorlukovic soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Hmm. Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as a reminder, I'm going to say this again. One last time. Don't try anything on us. Lei no, non ce l'ha. Feeling is mutual. Lei è un soldato. Molto più esperto di me. I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Any suggestions? Remember the Shadow Moses VR training? Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right, but make sure you don't hit the president. The president is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Avete notato
una differenza, perché qua si può pensare subito che palle di nuovo questa cosa come nel primo Solid, no? Pavimento elettrificato, Nikita, andare a prendere la console principale e distruggerla. A differenza però del primo Solid, che ci ha fatto vedere in maniera registica dove è l'obiettivo, cioè il pannello, qui sembra che praticamente la cosa sia già avvenuta. Ci ha fatto vedere nello schermino cosa fare, con tanto di presidente che scappa dal missile. E quindi uno potrebbe pensare, cosa che se sei alla prima run da solo ti può venire il dubbio, no? Come per dire, ma come hanno fatto a registrare questo video con il presidente lì? Però noi abbiamo visto cosa è successo. Raiden è praticamente ignaro di tutto. Raiden è lì, non è una simulazione VR. C'è anche Snake, cosa che prima il colonnello ha detto che non fa parte della simulazione, quindi Snake non dovrebbe esserci, però c'è. Quindi siamo nella realtà, non è finto. Non è finto. Si potrebbe pensare a una sorta di Matrix, magari Raiden è dentro una capsula con un cavo attaccato, con un visore agli occhi, sta vivendo questa cosa molto reale, ma noi lo sappiamo, abbiamo visto quello che è successo. Appunto, a che prova fare questa cosa? Andiamo avanti. Ah no, qua non ho ancora posso. Quanto abbiamo fatte fuori. Bellissime ciaff. Eccolo lì. Nostro Mr. President. Peccato che non hanno messo i messaggi Morse. Parlare così, fare un messaggio Morse sarebbe stato interessante. E devi chiamare il coso, Raiden. Eccoci qua. Oh, guardate qua cosa c'è. Dell'acqua. Allora, questa è la versione HD, ma vi posso assicurare che l'originale, l'effetto di acqua sporca putrida era bellissimo. E qua si perde un po'. Però guardate i dettagli, guardate la roba che c'è, cioè è bella sta roba. È un modello 3D del livello proprio, ma fatto con l'acqua. B1 is completely flooded from what I can see. You'll have to swim through. I'm fine with swimming. Stroke the water and move forward. Sì, so come si nuota. Dai, su. Fa perdere tempo. Non ti ho risposto prima, ha forzato la chiamata adesso, perché quando il codec è rosso sono chiamate obbligatorie, quando è verde possono rispondere. La prima l'ho balzata, la seconda l'ha forzata. Allora, abbiamo preso il Night Vision Google, visore notturno.
Volendo si può anche camminare sott'acqua, questa tuta lo permette. Sentite i rumori. Ci sono anche le bombe, possono mancare. Adesso mi devo ricordare dov'è il coso. Ecco qua. Sì, ho preso il Nikita, sono bravo, su. Lo so. Oh oh. Oh oh. Sì, 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 arrivo. Qua. Io vi leggo Heisenberg. Non lo leggo ad alta voce perché voglio farvi colloquiare tra di voi. E poi parliamo. Però ti leggo, non ti preoccupare. Anche perché adesso arriverà una cutscene molto importante. Molto importante. No, voglio fare una roba prima di andare via, però. Che cazzo è la porta? Mi serve per dopo. No, non è qua. Sto facendo due cose io in questo momento. Mi sto memorizzando la mappa in testa. Guardate la paperella. E trovare una cosa. Che cazzo è la porta? Oh. Quando si dice la vecchiaia, ragazzi, è una brutta roba. Perché la memoria non c'è. Qua, fa un cucciolo, va. Qua. No. È qua. Eccolo qui. Non è questa. Bravo, Raiden. È questa. Oh, guardate chi c'è. Il nostro caro Peter Stillman. Ti sei cacato, Heisenberg? Lo sapevo. Aia. Abbiamo beccato anche una bomba in faccia, va bene. Me la collo. Me la collo perché ne valsa la pena. Eh sì, era esploso quando è andato a fare la bomba. Era questo lo shell dove c'era quella bellissima bomba. Ok, abbiamo il nostro Nikita. Presidente? Sto arrivando, eh? Ok.
Vediamo di non beccare il signor presidente, eh? Se no qua è un casino. Ecco, stai lì. Pronti, eh? Occhio. President Johnson, So you're finally here. you've been expecting me? Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military issue. Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. What? I'm prepared to face the consequences of my betrayal. What are you... What the... You're a man? Well, who are you? Foxhound, sir. Foxhound? I see. Now things are starting to make a little sense. Switch over to nano communication so nobody can listen in. Yes, sir. Do you read me, sir? Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in myself. You're working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I wanted power. They sought destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. But you're the president. You have power. No, I'm just a figurehead. What? I don't have any control. The real power is in the Patriots' hands. The Patriots? The truth behind this country. I'm not surprised you've never heard of them. Very few are aware of their existence, even among those with code word clearance. Huh? Politics, the military, the economy, they control it all. They even choose who becomes president. Putting it simply, the Patriots rule this country. No. Hard to believe, isn't it? But it's the truth. The space defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Space defense was initiated by Congress. That's what the Patriots want the country to believe. It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. This country is shaped and controlled as the Patriots see fit. The people are shown what they want to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. The Patriots. Even I don't know who the actual members are. Are they financial, political, or military leaders? No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. All I've been told is that every key decision is made by a group of 12 men, known as the Wise Men's Committee. Your office? The White House? Merely puppets, pawns in a game. By pledging my loyalty, an insignificant son of a senator was awarded the presidency. Of course, that wasn't the only price I had to pay. What do you mean? Even if a pawn becomes a queen, it is still just a playing piece. I wanted to leave my own mark in history, but my ambitions were... You'll understand someday. I wished to be a member of the Patriots. I wanted to wield the power of a king instead of being an expendable pawn. And that justifies acts of terrorism? Yes. I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining chip? But I underestimated Solidus.
He actually wants to challenge the Patriots, even if it means the destruction of the world. What are you saying? Whether you believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Patriots. They regulate the country's various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function? Picture a massive political vacuum, a space that every powermonger will try to fill for their own greedy ends. I'm talking about an unregulated power struggle, panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus? My predecessor, George Sears. That was the name the public came to know him by. I knew him by his code name, Solidus Snake. He was the third snake, preceded by Solid and Liquid, a survivor of the Les Enfants Terribles project. Neither solid nor liquid, he was a well-balanced masterpiece that the Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization 4 years ago. When acting on his own, he started an incident. 4 years ago. Shadow Moses. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. I thought he resigned. That's the story given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn, for the presidency. But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't it? It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public. Even the Democrats and Republicans were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. Capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Golukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. By stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. That was not the new Metal Gear. Then where's the new Metal Gear? Right here. What? You're standing in it. To be more precise, this entire big shell facility is the new Metal Gear. What'd you say? No, I'm quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name for the new Metal Gear. Arsenal? That's right. Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced?
The Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's not all. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. In short, Arsenal was created to be the core of our country. What kind of idiotic weapon? Weapon? No. You're not seeing the full picture. Arsenal Gear is more than just a military tool. It is a means to preserve the world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it. The Arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information, making it possible to shape the truth for their own purposes. In short, the Arsenal system is the key to their supremacy. The key? Yes, the GW system is the Patriots' trump card. Arsenal Gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them, so that I would be in a strong bargaining position. Bargain for what? I'd hoped to trade my way into their ranks, but Solidus preferred rebellion. Outer Heaven, his plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community, is also a key factor in his offensive effort. Outer Heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal Gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems, and Arsenal Gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Role? You've got to find Emma Emmerich. She's the only one who can stop that thing once it's been activated. Emma Emmerich? She's the system programmer for Arsenal Gear. I believe she's somewhere on level B1 in the core of this building. I thought the levels below us were flooded. I'm sure they won't let her die just yet, as she's the only remaining programmer for this project. According to Ocelot, she was being held in a locker room located in the northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. This is card 4. It'll give you access all the way to Emma's location. Give this to her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal Gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie, a biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe, and Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. Well, I've told you everything you need to know. There's only one thing that remains to be done. Now, kill me. What the? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Cut it out! Do it! That's your role! Pull! No! Do it! That's abusing your right to free speech, Mr. President. Or is it ex-president? The president! Why did you... Alas, my finger must have slipped. I'll see you around, carrier boy. Forget him. He did us a favor.
Without free will, there is no difference between submission and rebellion. My only real choice is to put an end to this charade. Let me at least have the freedom to end it myself. What are you... Find Emma. Stop Arsenal. This is my last order as your commander-in-chief. I'm counting on you. Boom. Ve l'ho detto, sarebbero arrivate tante informazioni. Allora, è durato metà live, però ne vale la pena. Allora, ragazzi, molte di queste cose so che sono tante, so che sono complicate, perché Metal Gear Solid 2 è un gioco complicato, ma è volutamente complicato, ma alcune cose ve le posso già dire. Prima tra tutti che questo gioco del 2001 è mostruosamente profetico. Si è parlato di informazioni, di controllo delle informazioni, dei media, di internet e di quanto è pericoloso internet. Nel 2001 era praticamente quasi appena nato. Kojima nel 2001 ha parlato del 2024. Capite? La Big Shell è la copertura, anzi è il piano superiore, possiamo dire, del Metal Gear vero e proprio, che non è il Ray. Il Ray è soltanto un'arma. Il vero Metal Gear è l'Arsenal Gear. Una, possiamo dire, navicella. È enorme. Come avete visto dalla foto, la foto non rende giustizia. Lo vedrete. Non so, mi pare non stasera, ma la prossima volta lo vedrete. Ed è un Metal Gear che utilizza altri Metal Gear prodotti in serie, non si sa quanti, ma ci sono. Funzionanti o meno, fanno comunque paura. E non è una base, l'Arsenal Gear, per combattere, anzi, peggio. È una base protetta da dei Metal Gear per controllare il flusso delle informazioni gestite dai Patriots. Ci parleremo, ci torneremo sui Patriots. Per ora quello che vi basti sapere è quello che ha detto il presidente. Sono delle specie di illuminati, è proprio li vogliamo chiamare così, illuminati confirmed praticamente. Perché il presidente ha parlato dei Patriots a Raiden? Bella domanda. Se vi ricordate, Solidus, quando ha visto Raiden, gli ha detto il messaggero dei Patriots. Solidus è il ribelle, è quello che ha organizzato tutto per andare contro i Patriots praticamente, e lui è talmente paranoico, possiamo dire sì, che è paranoico, che Raiden, essendo un intruso e lavora per il governo sono i Patriots, quindi qualsiasi cosa è collegata al governo, automaticamente sei associato a loro. Che ne sapeva del Metal Gear il presidente usato da Solidus? Adesso lo vedrai. Perché lui è il messaggero, mi pare ovvio. Perché lavora per il governo. Se avete anche fatto caso a un'altra cosa, quando Raiden dice che lavora per Fox Sound, tutti sono straniti. Fox Sound? Ma non si era sciolta? Lancio lì, eh? Posso sentirlo adesso l'audio, Heisenberg? È una cosa lunga? Spero di no. Spero di no. Allora, vediamo. Audio in diretta. Vediamo cosa dici. Bella. Sta interazione con i follower
in presa diretta. Abbiamo scoperto che i Patriots sono un'organizzazione, come dice Manu in chat, tipo gli Illuminati oppure come gli Anonymous, una cosa del genere. Avevo capito che i Patriots erano contro Solidus, ma si capiva, ed è per questo che lui non è più presidente, è un ex presidente. Come dice il presidente, su qui che adesso che è morto, sono i Patriots che comandano. Mi pare ovvio che erano loro. Ok. L'America mica comandava il presidente sta dietro le quinte, cioè quelli che stanno veramente dietro le quinte sono i Patriots, che sono una sottospecie di Goro 6. Sì, Una chiamiamoli specie Goro di 6. Goro 6, sì. Per il resto il Metal Gear è un'arma militare, sì, che ha le informazioni dei militari ed è anche una sottospecie di NordVPN robotica. NordVPN robotica mi è piaciuto un sacco. I Patriots, come ci ho fatto vedere un flashback, sin dall'inizio, da quando dagli eventi di Shadow Moses, tutta questa cosa già era costruita. Per questo i Patriots si sono incazzati con Solidus e hanno detto no, te vaffanculo, non fai più tu il presidente. Cioè sì, è una cosa molto molto interessante. Sì, Manu, è come i Watch Dogs che possono controllare il giro di informazioni. È È bello che ti tipo come succede risponde ora. a mano, come se stesse TikTok, facendo lui la è live. molto molto attuale Bellissimo. sto gioco qui. Praticamente appena che il presidente capisce dalla tuta che lui lavora per il governo, infatti guarda la tuta e fa una school suite. Infatti lui da lì ha capito, e come dici tu Kame, lui è talmente paranoico che ha detto vabbè vai, gli dico tutto dei Patriots, dell'Arsenal, fanculo di Solidus. È normale perché lui non solo si caga pure sotto, ha detto sai che c'è, ma vaffanculo, poi gli dico tutto. Ma mi sembra ovvio, perché non glielo doveva dire? Se già Solidus, che è il ribelle, colui che si ribella contro il governo, ovvero i Patriots stessi, mi sembrava logico Quanto siete che acuti. gli dicesse tutto dei Patriots, del come cazzo si chiama là, dell'Arsenal, tutte cose. Quanto siete acuti. Quanto siete acuti. Che bello. Siete solo voi e vi amo tantissimo perché riuscite a fare delle teorie, diciamo così, alla prima botta. E cosa che per esempio, scusate, cosa che per esempio sulla live di Sabaku non ci arrivavano. Quelli in blind non ci arrivavano. Assolutamente. Leggevo di quelle cose in chat che forse da un lato è meglio perché almeno posso giocare tanto sulla suspense. Dal lato è meglio voi, così almeno mi risparmiate tante cose. Però mi piace che vi sto portando a capire senza troppi giri di parole. Del tuo messaggio, Manu? No. No, non è così. Devo dire un'altra cosa. Minchia, mo basta però, eh. La bomba atomica nello spazio. E lui ha detto Wall Street. E un'altra cosa, il presidente quando ha detto che devono la bomba atomica nello spazio, e lui ha detto Wall Street, mi si è accesa la lampadina e ho detto Wall Street, vuole attaccare le banche, perché se tu togli i soldi al governo non può fare un cazzo. No. Vuole attaccare le banche, perché se tu togli i soldi al governo. No. O meglio, non era quello il senso. Andiamo avanti. No, non mi dà nessun regalino il corpo del presidente, peccato. Colonel, the president is dead. I see.
I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the President and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the President's last directive. You must put a stop to Arsenal gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the President. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the Vice President, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the President to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1, in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. It's up to you to make sure that the President didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. What's your status, Raiden? Snake, the President, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the President on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the President. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal gear. You knew about Arsenal gear? Yeah. Why didn't you tell me about it? You never asked. Am I correct in assuming you also know that the Big Shell's a front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal gear is being built here. Then it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago? What really happened here? I took these photos 2 years ago. I know these pictures. They were on the news, on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. I've gone through VR training of the tanker mission before. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, "I'm taking it back." Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with a sinking tanker. A small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero.
I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it, then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel Gerlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Forget it. We're wasting time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles... Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich? My sister. What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons development is beyond me. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way. E adesso, più o meno, ci stiamo avvicinando al tema di Metal Gear Solid 2. I memi. Iniziate un po' a capire? In realtà ho capito, penso. Vuole attaccare la tecnologia come già dissero, perché così i Patriots non possono comandare per bene in giro. Informazioni, penso. Tipo, già non potrebbero usare la nanotecnologia per un giro di informazioni più sicuro tra i Patriots. Avrai tutto chiaro andando avanti. Voi teorizzate. Andiamo a recuperare Emma, che... Allora, adesso arriviamo a un punto dove conosceremo... Cioè, non conosceremo questa sera Emma, però iniziamo ad andare a recuperarla, la sorellastra. Sarà un personaggio che odierete, tediante. Una backstory interessante, ma ai fini della trama possiamo dire inutile. Ma quello che fa e che farà, quello tenetelo in testa, perché sì, mettilo Heisenberg nella campana di vetro insieme ai Patriots. Non so se vi piacerà il personaggio di Emma. Hanno una storia un po' che in questo momento tu non vuoi, però è un personaggio molto chiave. No, devo andare di qua, sì, no. C'è molto di più. C'è molto. Per ora ci stiamo avvicinando, quindi è stato un attimo scalfito il tema. Però sì. Ne parleremo, ne parleremo. No, non sta finendo. Manca ancora un po'.
Allora, vediamo se mi ricordo dov'è la nostra cara Emma Emmer. Dove vai, Raiden? Dove vai, Raiden? Dai, su, vai bravo. Di qua. Yeah. Raiden, are you reading me? This is Otacon. What's your situation? Wet and miserable. This place is Poi flooded. parleremo del The treno. seawater Non è that's been ancora pumped tempo. up is pouring into the building. I see. Listen, there's something I have to tell you about EE. Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. What? Yeah. When she was 6 years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she needed my help. What were you doing? I was... So Emma survived the ordeal. Yeah, but my father didn't. So you blamed yourself and left your family? No. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, I think so. I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore, that she refused to even wear a bathing suit. Damn, if she still can't swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty much flooded. Look, maybe you can help her overcome the trauma. You want me to help her get over it? Well, it's still gonna take some time to repair the Kamov. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. I covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the codec. I'll do that. E dobbiamo recuperare Emma, che è traumatizzata dall'acqua. Voi immaginate una parte sott'acqua, che già è tediosa di suo, con un personaggio che ha paura dell'acqua. Tremenda proprio, eh? È bello come Raiden non si non si scazzi, nel senso, uno direbbe che pizza, che palle, però Raiden è preparato, non è preparato a gestire un civile che ha paura dell'acqua, però ci prova. È bella questa cosa di Raiden che dice ok, ci provo. Uno Snake avrebbe fatto che palle, una roba del genere. È bella sta cosa di Raiden. Sì, se fatta per la prima volta, Manu, sì, è un dito in culo sta parte, soprattutto se non ti ricordi la mappa. E guardate che bel delfino che è Raiden. Abbiamo anche preso oh, devi salire però. Il fucile di precisione con i dardi, soporifero. E ora devi scendere, Raiden, però. Dai, su un po' di collaborazione. Ok, prendiamo la nostra M9, si va.
Sì, Heisenberg. Still ticking, huh? Unfortunately, hell had no vacancies. Dobbiamo affrontare Gesù. Pensa, dei dardi soporiferi gli hanno fatto quel graffio. I thought so. Human muscles are quite eloquent. They speak out clearly what a person's next move will be. They even tell me which way a gun is going to be pointed before the trigger is pulled. But your muscles, they're different. This should be fun. Well worth the wait. I was coming? You've become a nuisance. I can't let you interfere with Arsenal gear. The girl is just ahead. She is of no use to us now. But she served us well as the live bait for the big catch. Crazy Ivan sometimes speaks the truth. Emma's alive? She was some time ago. But the flooding has become quite serious. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Think again. I didn't do it. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb? Ciao, Sam. This is no ordinary nuclear bomb. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. It was a top-secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch-capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. 6 months ago, we lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth and destroy this world of deceit they have created along with them. You're insane. Insane? We might be the only ones telling the truth. Final check for activating Arsenal has been completed. All Arsenal personnel report to your stations. Well, it sounds like Arsenal's ready to go into operation. Damn it! You're still hoping that the girl can install that virus you're carrying around, aren't you? You know? It's a shame you're not going to be around long enough to hand her the program. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Take a good look at your grave. Show me what you've got. Allora, il discorso che fa Vamp. Prima dice che tipo di arma, quella la bomba a idrogeno che è montata sull'Arsenal VR, è molto peggio di un'arma nucleare. E il discorso che fa dopo è praticamente la loro storia dei Dead Cell e come sono passati per l'opinione pubblica come terroristi, cioè la manipolazione delle informazioni. Ecco perché Vamp praticamente sposa la causa di Solidus, fondamentalmente. Li hanno sacrificati, li hanno fatti passare come criminali e Vamp, come tutti gli altri, sono incazzati come i muli. Fondamentalmente il succo è questo. Il succo è questo.
Quindi pensateci, pensate. Noi la sapevamo, Raiden no. No, l'ha mancato. No, l'ha mancato. No, mi ha preso. No, 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 no. Ma... preso sotto l'ascella, l'ho preso. Bastardo, 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 muoviti. Ah. Sei lento, Raiden, lento. No, ho sbagliato. Praticamente sì, sembra che stia usando lo stand. Ho l'aura dell'ultra istinto, vedetela un po' come volete. Preso in pieno. Basta. Però. No, 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 no. Aia. Devo evitare questo. Oh, adesso mi hai rotto, No. Dai, Pam, sto facendo passare le mestruazioni, no? Mi ha bloccato, Non mi posso muovere. Mi ha bloccato col coltello. Can't run from your shadow. Ha la scicamata. Aia. No, sbagliato.
bastardo. My body. Freeze. Non potevo muovere. Oh, che schivata. Grande Raiden. Ma perché? Perché faccio queste cose? Ah, ho sbagliato io. Mannaggia. No, this isn't happening. Jack, you have to answer me. Jack! Jack! Va bene, Vamp. L'hai voluto tu. Volevo giocarmela coi tranquillanti per farla safe. Non lo volevo ammazzare, però l'ha voluto lui. Cioè ammazzare. Non volevo battere velocemente.
Cosa fatto a prendermi? My body. No, l'avevo preso, mi ha messo la hit. I can't move. Devo provare a fare una cosa. It looks like he's anticipating the incoming bullet's trajectory from the movement of your muscles. Relax, though. He doesn't have you all figured out. Right, don't use the target locking function. Vamp will anticipate your trajectory if you do, and you'll never manage to land a shot. Fa la citazione a Psycho Mantis. È proprio arrabbiato, guarda. Ah, devo stare abbassato. Non so se riesco a farvi beccare il dialogo. You can't move once his knife nails your shadow. Shadow binding? Are we talking about some kind of ninjutsu? I don't think so. It's probably some form of hypnotism. Hypnotism? I'm guessing it's the power of suggestion, augmented by his speech and movements, coupled with the manipulation of the light reflecting off the blade of his knife. What should I do? I can't think of any way to break his spell on such a short notice. The easiest thing to do is to make sure his knife doesn't hit your shadow. Right. If his knife nails your shadow, you won't be able to move for a while. If this happens, your only option is to rapidly press a button and move the left stick around to free yourself from his spell. Be careful, Raiden. You're a dead man if you fall into the life reaction tank. That's right. The life reaction tank cleanses polluted water with microorganisms. These organisms are activated by pumping them with large volumes of oxygen. As a result, the water's specific gravity is extremely light, making it impossible to remain afloat. Once you fall in, you'll never come up. It looks like he's anticipating the income. No, non la fa. Comunque Vamp non sta per vampiro. Non so se attiva la notifica degli abbonamenti. Ciao sulla. Raiden! Questa volta ho sbagliato come un pirla. Come un pirla.
Pensavo di rimanere bloccato, per questo ho schiacciato X. Raiden. Ah, madonna, che giro si sta facendo in piscina su qua. Oh, vieni fuori. My body. My body. Fine, Ricky. Ho dovuto usare il metodo speedrun, scusate. Glub glub glub, andato. Pifafteruft. Non si è capito il nome. Colonel, they've apparently completed the final check procedure for arsenal gear. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the President gave you. When you find her, take her to the computer room on level B2 in the core of Shell 1. Snake, did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Then you should see her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this later. Raiden, I think you'd better get moving. Emma's in the locker room to the north, right? I'm on it. Ok. È strano non ci sia il dialogo di Vamp. Raiden, we don't have much time left. No. Emma should be to the north of filter chamber number 2, where you fought with Vamp. Raiden, you have to hurry. EE's life is in your hands. Ho capito. Raiden, go and find Emma. She should be in the locker room to the north of your area.
You could ask Snake for more details if you need them. Nell'acqua era un'acqua particolare che non ha una consistenza normale, è molto pesante e quindi vai giù se non hai determinate skill. Jack, is that you? Sì, sono io, Rose. Fammi salvare, va, che dobbiamo dire ciao ai nostri amici questa sera. Esatto, l'ho ferito e lui è andato giù come una peracotta. Jack, What is it? I've always been alone. Huh? I'm so lonely. No, non è questo il Lonely. momento, Rose. Rose, we've always... Not always. What do you mean? Verrà You've tutto never slept spiegato. beside me. Non ora, What are you ma verrà talking tutto about? spiegato. After we've been together in my room, you Per stay ora awake all è night, successo così. or you head for the door. Is this really the time to bring this up? Why, Jack? Why? Listen, Rose, I'm right in the middle of a mission, and I... Why? Why can't you relax when you're with me? Look, the mission, Why don't you open up to me? Rose, I just can't. All I ever wanted was to share your dreams, to spend a meaningful evening with you. I just wanted to find you by my side when I woke up. Is that asking too much? It's the night. I'm scared of the night. It's got nothing to do with you. Scared of the night? What's that supposed to mean? I can't relax when I'm with someone. Jack, you wouldn't even let me in your room. I need privacy. I just can't be bothered. Bothered? Wrong word. No, però è What importante I quello wanted che to say dice was meno Raiden. that there are certain things that I have to keep to myself. Do you remember that time I forced my way into your room? We'd known each other for almost a year, and you blew up. It was the first time you ever raised your hand against me. I was so worried about you. Look, I'm sorry. Io volevo It solo wasn't your salvare violent nature that e scared andare a me. It dormire. was your room, your heart. Stop it. There wasn't anything in your room. Only a bed and a small desk. It looked like a prison cell. Rose? No television set. No family pictures. Not even a poster. Rose, I only use that room for sleeping. A lifeless room. Almost like your empty heart. Mi manca Mei That's why I Ling. tried to keep you out. I thought I was beginning to understand you. Until I saw that room. Would you have been happier if I had a picture of you hanging on the wall? That's not what I was trying to say. Enough, Rose. We'll talk about this later. After the mission. Right. After the mission. I understand. Oh. Almeno con i suoi detti cinesi ci faceva dormire tranquilli. Lei, madonna, ci ammorba con ste cose assurde. Però importanti, soprattutto per il carattere del personaggio di Raiden. Comunque, ragazzi, ci fermiamo qui. Lunedì conosceremo Emma Emmerich. Questa volta avete avuto un botto di informazioni che vi consiglio di rimurginare. Magari riguarderete questa live e vi farete le teorie. E domani, se non sbaglio, esce la terza puntata. Sì, quindi ci sarà giovedì prossimo caricata su YouTube questa. Bella live, a parte questo piccolo intoppo con Vamp, ma vabbè, sono stato io uno stupido e seconda volta troppo ho sottovalutato la situazione, ma va bene. Ne parleremo ancora di quello che è stato detto oggi. Riprenderemo molti dialoghi e soprattutto verso il finale, se riuscite, che tanto già siete a buon punto, a unire tutti i puntini, avete uno di quei mind blowing bellissimi. E lunedì ci toccherà fare swimming pool con Emma Emmerich. Io vi ringrazio, ragazzi, per essere stati qua con me, vi voglio bene, mi sono piaciute le vostre teorie. Come sempre io vi leggo e tante volte non vi rispondo. Buonanotte, ragazzi. Grazie ancora e povera Rose, sempre che piange. Lei voleva solo
era solo preoccupata per noi. Ciao ragazzi, buonanotte.